San Michele e la sorgente miracolosa di Tlaxcala. Circa un secolo dopo le apparizioni della Madonna di Guadalupe, il Messico non era ancora completamente cristianizzato. In molte regioni sopravvivevano culti pagani e rituali considerati satanici, che mescolavano antiche credenze precolombiane con riti percepiti come una resistenza alla diffusione del cristianesimo. Tuttavia, il 25 aprile 1631, un evento straordinario avvenne a Tlaxcala, lasciando un segno profondo nella devozione popolare e contribuendo a radicare la fede cristiana nel cuore delle popolazioni. In quel giorno, durante la festa di San Marco che si svolgeva nel villaggio di Natividas, un giovane indigeno chiamato Diego de San Lazaro, recentemente convertito al cristianesimo, ricevette una visione straordinaria. Davanti a lui, quasi a sbarrargli il cammino, c'era una figura angelica di soprannaturale bellezza, avvolta in un'aura talmente luminosa che lo lasciò quasi accecato. Con tono deciso, la figura celestiale disse a Diego: «Io sono San Michele Arcangelo e sono venuto a informarti che è volontà mia e di Dio che tu riferisca agli abitanti di questa terra e paesi vicini dell'esistenza di una sorgente d'acqua miracolosa, capace di guarire ogni malattia. Questa sorgente si trova nel burrone tra due montagne, sotto una grande roccia. Non dubitare di ciò che ti dico e non dimenticare di compiere ciò che ti ho chiesto». Diego, temendo che nessuno gli avrebbe creduto, decise di mantenere il silenzio sull'apparizione. Tuttavia, pochi giorni dopo, fu colpito da una malattia gravissima, simile alla peste, che aveva già seminato morte e disperazione. Quindi, i suoi familiari, vedendolo in fin di vita, decisero di chiamare un sacerdote per amministrargli l'estrema unzione. Durante questo periodo, un giovane straniero arrivò in città e si recò alla casa di Diego Lazzaro, chiedendo alla gente di lasciarlo solo con il malato. Una volta rimasto da solo con Diego, il giovane si rivelò essere l'arcangelo San Michele e gli disse che gli avrebbe concesso una seconda possibilità per diffondere il messaggio affidatogli. Nel frattempo, i vicini videro improvvisamente la capanna di Diego prendere fuoco. Poco dopo, le fiamme si spensero da sole, e quando accorsero a controllare, trovarono Diego completamente guarito. San Michele afferrò Diego Lazzaro per un braccio e lo condusse fino al burrone, proprio nel punto esatto dove oggi si trova il pozzo. L'arcangelo, che teneva in mano un bastone dorato con una croce sulla sommità, così gli disse: «Qui, dove sono rimasto in silenzio, si trova la fonte di cui ti ho parlato durante la processione. Devi farlo sapere agli altri, o sarai punito». Improvvisamente, un fulmine colpì il terreno e fece sgorgare una sorgente d'acqua che subito dopo venne coperta da un grande masso. San Michele disse allora: «La luce che vedi discende dal cielo e rappresenta il potere che Dio conferisce a questa fonte per guarire ogni malattia e soddisfare i bisogni spirituali. Fallo sapere a tutti». Diego si affrettò a raccontare l'apparizione e il messaggio dell'arcangelo, ma solo la sua famiglia gli credette e lo accompagnò a scavare nel punto indicato. Tuttavia, non riuscirono a spostare un grande masso che bloccava la sorgente. In quel momento, apparve nuovamente San Michele, nella forma del giovane straniero, e senza difficoltà colpì il terreno con il suo stendardo, facendo rotolare il masso giù dalla collina. Immediatamente l'acqua iniziò a sgorgare, con grande stupore dei presenti. 6 mesi dopo, Diego si ammalò nuovamente della stessa grave malattia e, sul punto di morire, ricevette un'altra apparizione di San Michele, che lo rimproverò dicendo: «Perché sei così timoroso e negligente nel compiere il compito che ti ho affidato? Vuoi che ti punisca ancora per la tua disobbedienza? Alzati e diffondi ciò che ti ho chiesto». Diego allora capì la causa della sua malattia e, determinato, si recò dal vescovo, Juan de Palafox, portando con sé 2 giare di acqua miracolosa. Raccontò l'intera storia e il vescovo, credendo alle parole di Diego, iniziò a distribuire l'acqua agli ammalati, che guarivano subito dopo averla bevuta. Dopo questo evento, Diego dedicò la sua vita alla cura della sorgente miracolosa. Su ordine del vescovo, fu costruito un santuario in onore di San Michele del Miracolo. Diego trascorreva molte ore in preghiera, consacrando la sua vita all'arcangelo e prendendosi cura della cappella eretta accanto alla sorgente. Con grande devozione, assisteva anche i malati che arrivavano in cerca di guarigione.
Ancora oggi, migliaia di pellegrini, provenienti non solo dal Messico ma da tutto il mondo, si recano al santuario di San Michele del Milagro, situato nel comune di Santa Maria Nativitas, nello stato di Tlaxcala. Qui, con fede e speranza, attingono all'acqua miracolosa del pozzo, ancora oggi custodito con devozione, nella speranza di ottenere la guarigione delle proprie malattie e di ricevere conforto spirituale. Questo luogo sacro continua ad essere un potente simbolo di fede e miracoli, testimonianza viva della presenza dell'Arcangelo Michele.